Salve a tutti, oggi torniamo a parlare di tecnologia indossabile con questo Activity Tracker, uno smartband venduto su Amazon da Willful Direct. Partiamo subito con la recensione. Dopo aver visto come utilizzare il cavetto per la ricarica, parliamo un po' della batteria. Andando a guardare le caratteristiche, vediamo che questo dispositivo può coprire fino a 7 giorni in stand-by, ma non in stand-by con un utilizzo quotidiano e il heartbeat sensor attivato dalla mattina alla sera continuativamente, può coprire intorno ai 2-3 giorni. Parliamo di funzionalità. Ricollegandoci all'app che ne permette il migliore utilizzo di questo smartband, in quanto tramite l'app possiamo avere nuove funzioni che normalmente non avremmo senza, come ad esempio l'utilizzo dell'heartbeat sensor continuativo per tutto il giorno in real time. Possiamo vedere dei grafici di frequenza cardiaca, di passi, grazie al sensore contapassi. Tutto questo grazie all'app, che devo dire deve essere ancora migliorata, ma comunque svolge un buon lavoro. Il menu consta di 7 interfacce, che sono la prima per la data e l'ora. Tutte faranno vedere la quantità di batteria residua. La seconda è per l'heartbeat sensor, quindi il cardiofrequenzimetro. Basta una pressione prolungata sull'unico tasto per attivare il sensore e quindi permettere la misurazione della frequenza cardiaca. L'unico problema di questo sensore è che se non è esattamente attaccato al dorso del polso, non riesce a rilevare bene la frequenza cardiaca e quindi darà valori sballati, di solito in eccesso. È arrivato pure a misurare 190 battiti al minuto, cosa che non era vera. Qui abbiamo il contapassi, semplice contapassi, distanza percorsa, calorie bruciate, e qui c'è una interfaccia che permette di regolare l'accensione e lo spegnimento del display in base al tocco del tasto. Se invece cambiamo questa impostazione tenendo premuto sempre l'unico tasto, il display si accenderà quando terremo il dispositivo rivolto verso l'alto, mentre rivolgendolo verso il basso il display si spegnerà. Acceso, spento. Funziona abbastanza bene. L'ultima interfaccia è quella dello spegnimento. Dà alcune informazioni sul prodotto e magari sul software. Tenendo premuto, ecco, ora dobbiamo tornare a quell'interfaccia, tenendo premuto l'unico tasto si avrà lo spegnimento. Parliamo innanzitutto di quello che va bene in questo dispositivo. Quello che va bene è la maggior parte delle caratteristiche, cioè la resistenza all'acqua, il design che secondo me è piuttosto bello, la batteria sicuramente, le funzionalità varie, quindi tanti sensori, il fatto che si può avere una misurazione continuata della frequenza cardiaca e il collegamento via Bluetooth al telefono e l'applicazione. Vanno tutti benissimo. L'unico problema è la lentezza nelle misurazioni. Infatti una misurazione per esempio della frequenza cardiaca riesce a risolverla nel giro di un 30 secondi, 40 secondi, cosa che non è velocissima, ma è dettata dal fatto che il sensore va ad agire sulla parte posteriore, la parte dorsale del polso, dove non si hanno grosse vene in vicinanza, grosse arterie in vicinanza, e quindi non sarà facile per il dispositivo e per il sensore rilevare la frequenza cardiaca.
come ho già scritto nella descrizione, è utilissimo nello sport, se si fanno passeggiate o comunque se si fa attività motoria durante la giornata. Un po' meno utile se tutto questo non avviene, perché l'utilizzo si può restringere ad esempio alla sola funzione di cardiofrequenzimetro e di orologio, ma questo non toglie che le altre funzionalità possano risultare interessanti. Ora vediamo come funziona l'app. Quindi vediamo come si presenta questa applicazione. Abbiamo 3 schede nella sezione dashboard. La prima scheda rappresenta i passi che abbiamo fatto, è il contapassi. Qui si può vedere il grafico, tutto il grafico dei passi che abbiamo sostenuto durante queste ore della giornata. Poi abbiamo la sezione Heart, che fa vedere il grafico, anche se qui non l'ho utilizzato molto, comunque fa vedere il grafico e i battiti che abbiamo avuto durante la giornata. Abbiamo la media e il massimo dei battiti. Poi abbiamo Sleep, che è la funzione per il monitoraggio del sonno. Passando da Dashboard a Exercise, vediamo che c'è una sezione che sembra piuttosto inutile, perché probabilmente l'applicazione deve ancora essere aggiornata e migliorata. Vediamo che cliccando su Steps non succede niente, così anche per gli altri sport. Andando su Settings c'è la parte più interessante dell'applicazione. Nella prima sezione vediamo come si può connettere lo smartband al telefono e come si può sincronizzare. Poi abbiamo Alarm Clock e Set Notification. Alarm Clock ti permette di impostare una sveglia, Set Notification invece ci fa vedere quando abbiamo programmato di stare seduti e quando dovremmo alzarci, quindi ci permette di avere quasi una funzione sveglia. Time Mode, Unit sono delle funzioni, diciamo, che variano in base alla regione geografica in cui ci troviamo. Incoming Calls, Messages, Social Notice sono delle funzioni interessanti in quanto ci fanno avere delle notifiche direttamente mandate allo smartband, sia per le chiamate, sia per i messaggi, sia per queste applicazioni social che vediamo qui. Io ho selezionato solamente Facebook e WhatsApp. Poi conviene andare su Settings e impostare questa spunta su H+ Fitness, che è il nome dell'applicazione, per permettere di mandare queste notifiche allo smartband. E poi abbiamo la misurazione in tempo reale per tutto il giorno della frequenza cardiaca, Screen Save Timer, Erase User Data e altre funzioni che servono solo per aggiornare e vedere quale versione dell'applicazione sia presente nel telefono. In User Info possiamo vedere che c'è una panoramica delle informazioni personali della persona che utilizza lo smartband e anche il nostro obiettivo in quanto a passi, quindi questo viene collegato alla funzione contapassi. In definitiva, cosa penso di questo smartband? Penso che sia un prodotto veramente interessante, tanto che ne ho comprati 2. Penso che sia ottimo per qualità di materiali, per design, bello e funzionale, perché ha diverse funzioni molto interessanti, tra cui il misuratore di frequenza cardiaca continuato, batteria di durata infinita per quello che ci si può aspettare da uno smartband, e il prezzo permette di fare un acquisto senza pensarci troppo su. Costa 35 euro su Amazon, sul blog troverete il link al prodotto Amazon.